Madonna. Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi vi parlerò del metodo dei post-it. Se mi seguite sui social network sapete che ad ottobre, in preparazione per il NaNoWriMo, ho iniziato ad utilizzare le schede per riassumere le scene. Ho seguito la metodologia di Sarah Cannon, una youtuber americana, la quale metteva su ogni index card, su ogni scheda riassuntiva, alcuni dati specifici per quanto riguardava la scena, come ad esempio la località, l'ambientazione, il punto di vista e così via. E mi è stato molto utile per avere un'idea delle scene già pronte che avevo e come si distribuivano nella struttura vera e propria della storia. Visto che è più utile per, diciamo, fare un riassunto delle cose già decise e non fare brainstorming, dalla fine del nano non ho più aggiunto alcuna scheda, perché molte scene non sono sicura se le terrò o meno, non le ho ben elaborate, quindi volevo, diciamo, aspettare. Qualche settimana fa però Kate Cavan ha pubblicato un video in cui reagisce ad alcuni TikTok sulla scrittura, e tra questi TikTok c'era questa ragazza che usava le intere pareti di una stanza di casa sua per fare la progettazione della sua storia. Intendo tutto: trama, personaggi, avvenimenti, idee, qualsiasi cosa lei la scriveva su un post-it di un preciso colore e l'attaccava al muro. Ora, ovviamente l'idea mi è piaciuta subito e se mi seguite su Instagram sapete che questo metodo per me ha avuto grandissimo successo. Come ho detto prima, le index card che feci ad ottobre sono perfette per, diciamo, avere un'idea delle scene già decise, quindi sono l'ideale da fare quando hai già scritto tutta la storia, hai bisogno di vedere l'insieme e allora fai i riassunti delle varie scene. Mentre questi post-it sono molto meglio se hai bisogno di fare brainstorming in maniera visiva, perché ti permettono appunto di, diciamo, spaziare e di aggiungere ogni nuova idea, ogni nuovo dettaglio alla parete appena ti viene in mente. Visto l'utilità che ho scoperto in questo metodo, ho pensato di spiegarvi come ho fatto questa versione. La ragazza da cui, diciamo, ho preso l'idea si chiama Mel Writes Too Much, metterò una foto qui del suo account, e la sua versione è molto più complessa di quella che ho finito per usare io. La cosa bella di questo metodo, secondo me, è che lo puoi adattare alle tue esigenze, è molto versatile. Lei aveva bisogno di molte più categorie, mentre a me invece ne sono bastate 5. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare fuori a comprare i post-it, ovviamente. Ne avevo alcuni di un vecchio pacco, gialli, verdi, rosa e arancioni, quindi sono andata in cartoleria e ho guardato che colori avevano e che misure avevano e ho comprato di conseguenza. Questo ovviamente dipende da voi. Io ho preso sia quelli più grandi, su cui scrivere molto, sia quelli più piccolini, e ho preso appunto rosa, verde, giallo, arancione, e ho un giallo più chiaro che avevo già in casa e che ho riciclato. Una volta comprati i post-it ho poi pensato alle categorie, ho identificato diverse categorie che volevo, diciamo, coprire e ho assegnato a ogni categoria un colore in base alla quantità di post-it che avevo. Quindi se sapevo che la categoria aveva bisogno di tanti post-it, gli assegnavo il colore di cui avevo più post-it, in modo da essere sicura di, diciamo, avere quantità sufficiente. Quindi questo è quello che ho fatto io. Ho riutilizzato una vecchia scatola per mettere, diciamo, quelli che sto già usando, poi ho tutto il resto in un'altra scatola, e ho deciso di usare verde per la trama. I verdi piccoli li ho utilizzati per quando devo scrivere poco, di solito è per appunti per la trama, avvenimenti in generale, mentre questi più grandi per le scene vere e proprie, quindi scrivo la descrizione della scena per esteso su questi qua più grandi. Poi rosa per i personaggi, di nuovo la misura dipende in genere da quanto devo scrivere. Quelli più piccoli di solito sono per idee più, diciamo, abbozzate, mentre quelli più grandi sono per idee che hanno bisogno ovviamente di più spazio. Avevo ancora un blocco di vecchi post-it rosa che sono, come vedete, una sfumatura diversa, quindi ho utilizzato questi qua per i personaggi secondari relativi al personaggio principale. Quindi sul rosa più scuro scrivo il nome del personaggio principale, per dire, e il personaggio secondario collegato al personaggio viene scritto solo il nome su questo post-it di un rosa più chiaro, così almeno ad avere idea come i personaggi sono collegati tra di loro. Questi gialli ne ho presi diverse misure, adesso sto usando questi qua piccolini perché le sto usando per le intestazioni, cioè i titoli di varie sezioni. Quando mi ritrovo ad avere, per esempio, nei personaggi tanti post-it sulla personalità, scrivo personalità su questo qui, lo metto in cima e sotto metto tutti i post-it relativi. In questo modo quando vedo so che sezione è. Poi di nuovo avevo questi vecchi gialli
più chiari e ho deciso di usarli per le domande, quindi ogni volta che mi chiedo una domanda me la scrivo su questi qua gialli e via. Arancione è per le cose da fare, anche questo ho preso diverse misure ma sto tenendo questi più piccolini perché non ho molto da scrivere, è giusto un appunto di cose ad esempio da ricercare o cose appunto da fare, da completare, da revisionare. E come detto le tengo in questa scatola, una vecchia scatola di Ferrero Rocher. Una volta decise le categorie e assegnati i colori ho poi iniziato a fare un punto della situazione, avevo già fatto brainstorming con diverse scene, avevo già scritto diverse scene, quindi quello che ho fatto è stato riprendere in mano quello che già avevo pronto e metterlo sui post-it, e devo dire che il risultato è stato fantastico. Sono partita dalle scene, ho messo le scene sui post-it verdi, quelli grossi, le ho riscritte e ogni volta che mi veniva in mente una domanda lo scrivevo sul post-it giallo, ogni volta che mi veniva in mente qualcosa sui personaggi, la loro personalità, lo scrivevo sul post-it rosa e così via, e mi ha aiutato molto a, diciamo, espandere e seguire bene il mio flusso di pensieri, ecco. E in un primo momento ho appiccicato i post-it sulle pareti della camera come fa Mel Writes Too Much su TikTok, però mi sono presto resa conto che questa cosa per me non funzionava perché io mi devo trasferire il 15 giugno e quindi non posso passare ore a togliere post-it dalla parete, di conseguenza mi serviva qualcosa di più mobile, qualcosa che potessi portare con me o che comunque potessi spostare facilmente. Per risolvere il problema ho comprato dei pannelli a 3 su Amazon, ho speso tipo 36 sterline e ho preso un pacco da 10, e l'idea era quella di mettere i post-it all'interno dei pannelli e poi chiuderli e avere così i post-it più protetti e poter spostare i pannelli dove volevo. Ho tenuto la scatola grande in cui sono arrivati così da poterli mettere all'interno e spostarli quando ce n'è bisogno. Questi sono i pannelli e sono pannelli a 3, nel senso che poi si aprono. Quindi quello che ho fatto, come potete vedere, è stato mettere i post-it all'interno. Di nuovo qui il numero di pannelli da usare dipende un po' dalle vostre preferenze. Quello che ho finito per fare io è stato usare un pannello per atto. Ho seguito i beats di Save the Cat, quindi ho messo il primo atto. In questi post-it verde ho scritto i vari beats, quindi setup, catalyst and debate, relativi però ovviamente al primo atto. In ognuno dei post-it più grossi, come ho detto, ho scritto le scene. Ogni post-it è una scena, se sono attaccati insieme vuol dire che è la stessa scena, solo avevo bisogno di più spazio. In arancione, come ho detto, ho scritto varie cose da fare e in rosa ho scritto appunti sui personaggi. Come ho detto, questi pannelli poi una volta che hai finito si chiudono e li puoi mettere dove vuoi, quindi ne ho fatto uno per ogni atto. Questo è il secondo atto, come vedete la maggior parte delle cose sono i beat e le scene perché ci sto ancora lavorando, e nell'ultimo abbiamo il terzo atto che è completamente vuoto. E poi ho fatto un pannello a personaggio principale, quindi sono due personaggi principali, il protagonista maschile e femminile. Avevo questi vecchi, diciamo, cartoncini a stella che avevo comprato anni fa del colore giusto, e quindi l'ho utilizzato per scrivere il nome del personaggio in alto, e poi ho diviso in sezioni. Qui c'è la personalità, come vedete ho usato questo giallo caldo per il titolo della sezione, qui c'è il background e qui c'è uno dei personaggi secondari relativi a questo personaggio. Questo ovviamente è il personaggio maschile, vi ho appena rivelato il nome, e questo è il personaggio femminile. Ho fatto più o meno la stessa cosa, personalità. Qui sono alcune domande che avevo, infatti ho messo, come vedete, un punto di domanda come sezione. Questo è trama e eventi, e sto usando questi qua con forma diversa nel momento in cui rispondo alla domanda. Quindi in questo post-it giallo io avevo scritto una domanda e una volta che ho risolto il problema e ho trovato la risposta l'ho scritta su questo post-it di un'altra forma e ce l'ho appiccicata così da ricordarmi che ho appunto risposto a quella domanda. Magari una volta che avete risposto potete buttare via volendo il post-it, però mi piaceva fare questa cosa per avere un'idea. Qui sono appunto i personaggi secondari relativi a questo personaggio e alcuni dettagli su questi personaggi secondari. Se mi ritrovo con tanti dettagli su di loro potrei trovare dei pannelli singoli, ma per ora è più facile includerli. Come dicevo, io ho preso un pacco da 10 pannelli perché sapevo di aver bisogno di più sezioni, soprattutto per gli atti che occuperanno probabilmente più di un pannello, e perché di solito lavoro anche più storie contemporaneamente
niente. Al momento ho solo usato uno dei pannelli per la tesi, perché questo è diciamo il mio secondo progetto, ma in futuro se dovessi lavorare a 2 progetti contemporaneamente mi servirebbero più pannelli. Ma non è una cosa necessaria, nel senso che una volta che avete finito la storia e i post-it non vi servono più, potete staccarli e riutilizzare i pannelli, quindi se lavorate a una storia alla volta non vi servono tanti pannelli. E penso che i pannelli siano assolutamente rivoluzionari per me. Quando mi siedo qui alla scrivania per scrivere, metto il pannello aperto contro la finestra, così mentre sto scrivendo posso buttare uno sguardo alla scena a cui sto lavorando e avere un'idea subito, e perché se poi mi viene un'idea la scrivo sul post-it e l'appiccico subito. Oltretutto se avete visto altri miei video sapete che io faccio brainstorming a mano come prima fase, quindi ho il mio bel raccoglitore e ho iniziato a usare i post-it con lo stesso codice di colori anche qui, quindi ogni volta che sto facendo brainstorming a mano e mi viene un appunto da fare lo scrivo sul post-it del colore corrispondente e lo appiccico sulla pagina, e poi in futuro se avessi bisogno potrei spostare il post-it sulla parete. Diciamo che va un po' come mi serve, magari è un appunto diretto, qualcosa che ho scritto su quella pagina e quindi mi serve averlo su quella pagina. Alle volte è un'idea generale che mi è più comodo mettere sui miei pannelli, ma appunto essendo post-it li posso spostare quando voglio. Ho anche ripreso a scrivere un pochino a mano questo progetto originale e quindi ho iniziato a usare i post-it anche qui. Ogni volta che mi viene in mente qualcosa sui personaggi, post-it rosa, ogni volta che mi vengono delle domande, gialli e così via. Così lascio appunti a me stessa. Oltre che i post-it alle volte uso penne dei colori corrispondenti se devo proprio prendere degli appunti molto veloci relativi a una parola o un termine o cose del genere. Diciamo che questo codice di colori e questi post-it non sono solo per i pannelli, li utilizzo in generale per qualsiasi cosa io abbia bisogno di progettare. Spero che questo metodo vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti se vi ispira, se volete provarlo, com'è andata, se l'avete mai provato. Metterò il link in descrizione dei pannelli che ho comprato, dovrebbero spedirli tranquillamente anche in Italia, li ho presi su Amazon, ma se avete delle pareti potete tranquillamente usare quelle, io appunto avevo bisogno di questa mobilità. Come sempre, se vi è piaciuto il video vi invito a commentare, mettere mi piace e iscrivervi al canale. Io sono Druci Alba, trovate tutte le mie informazioni in descrizione. Sono un'aspirante scrittrice e avida lettrice che condivide il proprio percorso su questo canale. Grazie a tutti per essere stati qui e ci vediamo alla prossima!